Ogni volta che calcoliamo la massa della Terra, del Sole o di una galassia, stiamo dando per scontato un numero fondamentale, la costante di gravitazione. La materia interagisce attraverso 4 forze fondamentali, ognuna caratterizzata da una costante che ne descrive l'intensità. La gravità è l'unica a influenzare qualunque corpo, ma la sua costante è anche quella che conosciamo con meno precisione. Questo perché è una forza estremamente debole e isolarla è un'impresa. Misurare la costante di gravitazione universale significa determinare con estrema precisione 2 masse, la loro distanza e la forza che le attrae. Il primo esperimento fu realizzato da Henry Cavendish alla fine del Settecento. Anche se il suo obiettivo era determinare la densità media della Terra, l'esperimento fornì i dati necessari per ottenere la costante. Molti degli esperimenti successivi si sono basati su varianti dell'apparato iniziale, un pendolo di torsione. Da Galileo in poi è stato chiaro che, lasciando cadere una mela, questa accelera verso il centro della Terra. Newton fece il passo successivo, intuendo che lo stesso fenomeno deve avvenire tra 2 corpi qualsiasi. Il problema è che è difficile osservarne l'azione tra corpi piccoli. Affinché ci sia movimento, la gravità dovrebbe vincere l'attrito statico con la superficie su cui poggiano. In genere, per misurare una forza si usano i dinamometri, ovvero delle molle che traducono la forza in allungamento. Ma qui parliamo di forze nell'ordine dei nanonewton. Un dinamometro ideale produrrebbe uno spostamento infinitesimo, praticamente invisibile. Il pendolo di torsione, invece, trasforma il movimento traslazionale in una rotazione dell'asta. Se poi aggiungiamo uno specchietto e un laser, possiamo proiettare quel movimento su una parete, amplificandolo fino a renderlo osservabile. Ma come funziona esattamente? Immaginiamo un'asta sospesa a un filo sottilissimo, con 2 masse all'estremità. Avvicinando 2 masse più grandi si genera una coppia di forze che mette in rotazione l'asta. Il grado di torsione del filo è direttamente proporzionale alla forza di attrazione. Più le masse sono grandi, maggiore sarà la torsione. Misurando l'angolo si ricava la costante. La gravità è così debole che anche la minima interferenza può mascherare l'effetto che cerchiamo. Vibrazioni, correnti d'aria, piccole variazioni di temperatura possono vanificare tutto. Cercando su YouTube troverete decine di tentativi dell'esperimento di Cavendish. Molti dicono di esserci riusciti in garage, la verità è un po' meno gloriosa. La quasi totalità di quei video si divide tra chi fallisce onestamente e chi registra oscillazioni così enormi da essere attribuibili solamente a correnti d'aria, forze elettromagnetiche, asimmetrie o vibrazioni esterne. L'apparato è semplice, 2 piccole masse all'estremità di un'asta sospesa a un filo e 2 masse grandi poste a distanza r. Si sviluppa una forza, il filo si torce, l'asta ruota. In teoria basta misurare l'angolo di equilibrio e abbiamo G. In pratica ci scontriamo con un limite fisico. Per avere un angolo abbastanza grande da essere visto, il periodo di oscillazione diventa così lungo che il sistema assorbe errori da ogni dove. Se aumentiamo le masse, la forza aumenta, ottimo, ma aumentando le masse piccole aumenta il momento di inerzia. Il pendolo quindi diventa lentissimo e l'asta inizia a flettere. Se l'asta flette, la geometria cambia e la modellizzazione semplice con masse puntiformi non è più valida. Aumentare le masse grandi introduce invece costi, problemi di sicurezza e di stabilità al supporto che ci vorrebbe per mantenere la simmetria dell'apparato. D'altra parte, allungare l'asta aumenta l'angolo di torsione, ma rende il pendolo un'antenna sensibilissima a ogni microforza. È la logica di Archimede per sollevare il mondo, ma questa volta ci si rivolta contro. Avvicinando troppo le masse per aumentare la forza rischiamo contatti meccanici e interferenze elettrostatiche. Infine ci sarebbe la costante di torsione K, che è una misura della resistenza del filo alla torsione. K dipende dal modulo di taglio del filo, dalla lunghezza e fortemente dal suo raggio. Un filo con una costante più alta sarà più rigido,
il che può introdurre ulteriori fonti di errore, vibrazioni, stabilità meccaniche. Anche scegliere il filo non è banale. Non possiamo usare materiali come ad esempio il nylon da pesca, essendo viscoelastico, cioè ricorda le torsioni precedenti e introduce smorzamenti non lineari. Servono materiali stabili come l'acciaio armonico. E non finisce qui, il punto di attacco del filo deve essere un incastro perfetto. Se il filo scivola anche di un micron nel morsetto, quel micromovimento viene amplificato dal braccio dell'asta e distrugge la misura dell'angolo. Non devono esserci nodi che intensificano localmente gli sforzi, rischiando di deformare plasticamente il filo, e l'asta deve essere contemporaneamente rigida ma leggera, per minimizzare la flessione e l'inerzia parassita. Ciò vuol dire struttura a tubo o tubolare cavo, in alluminio o magari in carbonio. L'allineamento del baricentro del pendolo è cruciale per garantire che il moto avvenga sul piano orbitale. Un disallineamento può introdurre componenti di forza che complicano drasticamente il moto. Inoltre è importante posizionare le masse grandi in modo simmetrico rispetto al pendolo per evitare forze laterali che potrebbero destabilizzare il sistema. Infine c'è il fattore invisibile, ma anche uno dei più importanti, l'ambiente. Cavendish chiuse tutto in una grande scatola di legno e osservò da fuori con un telescopio. Senza una camera a vuoto o uno schermo termico perfetto, ogni variazione di temperatura sposta il nostro angolo di equilibrio. Per effettuare la misurazione di un minuscolo angolo di torsione è cruciale l'amplificazione ottica. Per esempio, un laser riflesso a specchio su una parete a 5 metri può amplificare il segnale di 10 volte, quindi un millesimo di radiante di ampiezza di oscillazione diventerebbe 1 centimetro muro. Ora veniamo al nostro tentativo. All'inizio, molto ingenuamente, eravamo convinti se non di misurare la costante G, almeno di visualizzare l'attrazione gravitazionale con relativa facilità. Con questi dati avevamo previsto un angolo di torsione di circa 2 milliradianti, che corrisponde a uno spostamento del laser di circa 4 cm su una parete a 10 metri di distanza. Avevamo a disposizione un filo molto sottile di ottone, tubi di alluminio, delle catball da 20 kg. Abbiamo stampato i supporti per il pendolo con una stampante 3D. È stato sufficiente per vedere un movimento? Certo che sì, ma non quello che ci interessava. Il pendolo era così sensibile che la minima vibrazione o corrente d'aria lo faceva oscillare in modo incontrollabile, rendendo impossibile di fatto distinguere il segnale gravitazionale dal rumore. Cavendish lavorava in una stanza completamente chiusa per minimizzare correnti d'aria e variazioni di temperatura. L'apparato era isolato e le misure venivano effettuate dall'esterno tramite telescopio, evitando di entrare nella stanza durante le osservazioni. Questo perché aveva capito che l'ordine di grandezza delle forze dovute agli spostamenti d'aria, alle variazioni di temperatura, sono dell'ordine della forza gravitazionale. Il nostro tentativo ci fa dedurre che l'isolamento dell'ambiente è fondamentale. Ogni tentativo di misurare G richiede stabilità assoluta. Non a caso le soluzioni professionali prevedono una versione più contenuta e isolata.